Eccoci. Allora ragazzi, mi raccomando, io sto preparando questa piccola parte dell'orto per parlarvi di un ortaggio straordinario. Vi dico solo che è un ottimo alleato contro il raffreddore, va benissimo per chi è in regime di dieta. Ragazzi, parleremo del cavolfiore, quindi mi raccomando, io intanto preparo e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao! Eccoci, bentornati sul canale. Io sono Claudio e come promesso nella intro oggi vi parlerò di un ortaggio straordinario. Ragazzi, parliamo del cavolfiore, una pianta tipica e diciamo che accompagna i nostri inverni, ma in realtà anche le primavere, perché è un ortaggio che si può coltivare anche in questo periodo. E che dire? Innanzitutto ho iniziato ad organizzare le piantine secondo la loro scalarità. Avevo realizzato una puntata a tema, quindi se non l'avete vista vi lascio qui il link in descrizione, ma magari ve lo lascio anche al termine del video, dove parlo dell'importanza della scelta delle piantine, non solo per avere un raccolto a scalare nel tempo, quindi evitare gli sprechi, evitare di dover buttare soprattutto degli ortaggi che abbiamo coltivato con molta cura, ma anche perché la scalarità ci consente di scegliere la varietà, il fenotipo che più si adatta alle condizioni climatiche in cui viviamo. E questo perché questa pianta appartenente alla famiglia delle brassiche non ama tantissimo il caldo, quindi mi raccomando, non dobbiamo essere anche in questo caso, anche con gli ortaggi invernali, troppo presciolosi a piantarlo. È arrivato anche Ettore che vuole assistere alla puntata. Ettore, sei il benvenuto, ma mettiti qui perché se no non andiamo avanti. Non dare le spalle, vai, eccoci. Allora, che possiamo dire? Quindi dobbiamo stare attenti a quando la piantiamo, ma perché? Dobbiamo fare attenzione soprattutto al periodo che intercorre tra il trapianto e la raccolta. In aiuto ci vengono le indicazioni sulle confezioni, quindi questi numeretti che vedete, in questo caso 90 giorni, sono i giorni appunto che intercorrono da quando noi abbiamo messo a dimora la piantina e la possiamo raccogliere. Dobbiamo evitare che questa pianta, ma soprattutto il frutto, il famoso corimbo, sia soggetto a delle gelate, quindi il frutto in questo caso si andrebbe a rovinare, andrebbe a creare una patina verde e diciamo che inizia un po' a marcire, quindi non è bellissimo. Quindi è importante fare attenzione a questo. Che altro dire su questa splendida pianta? Essendo una brassica, mi raccomando, dobbiamo nutrire molto bene non la pianta direttamente ma il terreno, quindi dobbiamo fare una buona concimazione di fondo, approfitto per dire una buona lavorazione del terreno, proprio perché questa pianta ha un apparato radicale, un fittone radicale che scende molto in profondità, quindi dobbiamo effettuare una buona lavorazione del terreno. Io non sono per le lavorazioni molto profonde perché diciamo andiamo a rovinare l'attività microbica che si sviluppa nei primi 20 cm, però ecco, una lavorazione con una vanga, con una fresa, niente erpici, niente aratri o cose particolari, secondo me la pianta ne può godere. Tra l'altro questa pianta si adatta anche benissimo se abbiamo un balcone, quindi mi raccomando, non sempre le cose che dico per l'orto sono legate solo all'orto, perché questa è una pianta che si adatta benissimo ad essere messa in un vaso, non ha bisogno di luce particolare e quindi può crescere benissimo, diciamo, in qualsiasi balcone. Anche lì mi raccomando, non andate a scegliere un substrato da poco, ma anche lì dobbiamo investire, quindi scegliamo un substrato di buona qualità. Vediamo l'aspetto che riguarda poi il trapianto
e quindi direi anche il sesso d'impianto. È un ortaggio che non cresce moltissimo, non vuole proprio tantissimo spazio, però dobbiamo garantire almeno 50 cm tra la pianta e tra la fila, quindi 50 cm mi sembra più che sufficiente. In questo caso, in quest'orto, come vi farò vedere adesso che inizierò a fare un pochino di pratica, le andrò a distanziare un pochino di più, e questo perché soprattutto dove andrò a mettere delle varietà più tardive, quindi 120, 130, 150, 160, le distanzierò un pochino perché ottimizzerò lo spazio di questa piccola porzione dell'orto per andare a mettere delle insalate, e in particolare la cappuccia. Mi sembra un ottimo abbinamento, quindi un abbinamento che vi consiglio per due motivi. Non stressiamo il terreno, perché diciamo una pianta che richiede è abbinata a una pianta, quindi l'insalata in qualsiasi varietà diciamo non richiede moltissimo dal terreno. Questa ha un ciclo colturale diciamo piuttosto lungo, e quindi mentre questa tenderà a crescere noi avremo già raccolto e magari ritrapiantato nuove insalate, così da poter anche ottimizzare lo spazio nel nostro orto. Direi di passare all'azione e poi magari ci vediamo per i saluti finali. Ciao! Dimenticavo di dirvi che al termine del video vi darò un segreto particolare su questa coltivazione, quindi mi raccomando, ci vediamo dopo. Allora, abbiamo finito, devo dire che anche oggi mi sento soddisfatto del lavoro che ho portato avanti, ve lo volevo far vedere perché in corso d'opera ho anche un po' modificato, nel senso che ho inserito le lattughe anche tra le varietà un pochino più precoci, quindi 100-110 giorni, e questo perché comunque l'insalata crescerà sicuramente prima, o poi se ho sbagliato lo vedremo in corso d'opera. Una cosa invece vi volevo ricordare, questa pianta soffre molto in assenza di acqua, quindi subito dopo il trapianto, e mi raccomando nei giorni successivi andate a verificare e bagnare bene, perché se la pianta rimane anche poco senza acqua potrebbe subire uno stress e ce lo potremmo portare per tutto il ciclo culturale. Ma veniamo adesso al segreto, perché in realtà il segreto non riguarda l'orto ma riguarda un pochino più la cucina, perché come sapete meglio di me questo ortaggio fantastico, quando noi lo cuociamo lesso nella pentola a pressione, ha un odore un pochino caratteristico. Quindi vi voglio dare due consigli. Sul web ce ne sono tantissimi, io obiettivamente ne utilizzo due. Allora, il primo è mettere una fetta di pane immersa nell'aceto, quindi la mettiamo poi all'interno della nostra pentola a pressione, oppure aggiungiamo all'acqua di cottura, quindi insieme al cavolfiore ci mettiamo 1 o 2 patate sbucciate, così loro assorbiranno tutto l'odore. Ragazzi, spero veramente di cuore che la puntata vi sia piaciuta, mi raccomando fatemelo sempre sapere giù nei commenti. Qualora non l'avete fatto, perché no, io vi invito sempre a iscrivervi, perché comunque è gratuito, e noi come sempre ci vediamo al prossimo fantastico video. Ciao!